Rana Raider? Scheiter? Vabbè, io comunque lo chiamo Raider. Rana Raider è un nome che si sente molto spesso ultimamente, principalmente da quando è diventato il nuovo allenatore di Marcel Jacobs. Perché, chi non lo sapesse, Marcel Jacobs ha lasciato Paolo Camossi come guida tecnica, che l'ha seguito per diversi anni, l'ha portato anche al titolo olimpico nel 2021 e adesso andrà ad allenarsi, anzi è già andato ad allenarsi in Florida negli Stati Uniti per essere seguito da Rana Raider. Le motivazioni sono la ricerca di nuovi stimoli, poiché gli serve proprio cambiare aria, gli servono strutture adeguate e quindi ha cercato di cambiare vita completamente andando negli Stati Uniti. Per oggi lasciamo da parte Jacobs e parliamo principalmente di Raider, proprio per conoscere un po' questo nuovo allenatore, per conoscere chi è alla guida di una delle nostre punte di diamante dell'atletica. Raider è un allenatore 53enne che nella carriera può vantare veramente di aver allenato quasi mezzo mondo. Così, giusto per elencarne alcuni, vi cito deGrasse, Bracy, Okagbeir, Oduduru, Gemili, Brumel, Sani Brown, Neita, Vico, McLeod, Nielsen e Christian Taylor. Quindi gente che qualcosina in carriera è riuscita a tirare fuori dal cilindro. Poi è anche da considerare che molti di questi se ne sono andati da Raider. Per dire, la Neita, McLeod, in passato anche Vico, sono andati via da Raider per essere allenati da Marco Irale, ex assistant coach proprio di Raider, e che soprattutto per quanto riguarda la Neita ha trovato veramente un allenatore che fa il caso suo, perché ha avuto risultati eccezionali quest'anno. Però è anche da considerare il fatto che per esempio deGrasse è andato via da Raider, ma da quest'anno ritornerà con lui, ritornerà alla ricerca di un triplo titolo olimpico addirittura, perché deGrasse non ha nascosto che vuole il titolo nei 100, 200 e 4x100 metri, quindi Raider avrà anche una bella gatta da pelare perché avrà due atleti che puntano agli stessi titoli, cioè Jacobs e deGrasse che puntano ai 100 metri e anche alla staffetta. Di certo non una cosa di facile gestione, però anche qui non è il focus di questo video. Però c'è comunque da considerare che Rana Raider sia un allenatore compromesso e non poco dal punto di vista dell'immagine. Andiamo con ordine. Due atleti che vi ho citato poco fa, Okagbeir e Oduduru, sono stati coinvolti in uno dei più grossi casi di doping degli ultimi anni, di cui tra l'altro trovate già un video sul canale. La Okagbeir si è beccata addirittura 10 anni di squalifica, poi anche aumentati a 11, e Oduduru si è appena beccato 6 anni di squalifica, tutti e due per sostanze dopanti. Poi l'allenatore a seguito di indagini non è stato incolpato di nulla, hanno fatto tutto da soli, cavoli loro, anche perché c'era di mezzo un'altra persona, tale Eric Lira, che lui si becca quasi 10 anni di carcere, neanche di squalifica dallo sport, e quindi Raider comunque col doping non c'entra nulla, però due suoi atleti sono stati beccati positivi. Comunque non solo dal punto di vista dello sport è compromesso Raider, perché ha avuto comunque degli atleti che si sono dopati. Ok, lui non c'entrava nulla, però comunque non è bello il fatto che tra gli ex atleti ci siano diversi atleti dopati. Ma è compromesso anche dal punto di vista umano, perché l'anno scorso è stato sottoposto ad indagine da parte dell'agenzia sportiva americana o qualcosa di simile, comunque per via di presunte accuse di molestie nei confronti di una sua atleta, cosa che poi ha portato Raider a affermare che effettivamente lui ha avuto una relazione con una sua atleta che era maggiorenne, 18enne per la precisione, in quel periodo. Tuttavia, per il fatto che lui è l'allenatore ed è decisamente più anziano di lei, hanno qualcosa come 35 anni di differenza, è stato comunque detto che c'è uno squilibrio forte di potere tra i due, cioè lui è la figura forte, lei è una figura debole, è l'atleta, è una quasi ragazzina, infatti è stata dichiarata, se non mi sbaglio, sentimentalmente vulnerabile, comunque a livello emotivo vulnerabile nei confronti di una persona che ha una situazione di forza, c'è uno squilibrio di potere nella relazione. E se da una parte non c'era nulla di illegale, perché comunque l'atleta è maggiorenne, potevano fare benissimo quello che volevano, dall'altra parte, dal punto di vista etico dello sport, non è corretto. È qualcosa che non va fatto, abusare così di una posizione di forza da parte dell'allenatore. E quindi Raider non è stato squalificato da nessuna gara, però comunque dovrà seguire un corso di etica dello sport per un anno e per un anno non potrà presenziare alle gare, cioè può allenare bellamente, può stare tranquillo, può allenare chi vuole, ma non può seguire i suoi atleti alle gare, proprio perché dal punto di vista etico non è corretto quello che ha fatto, e quindi una sorta di punizione doveva pur beccarsela. Poi aggiungiamoci che dal punto di vista umano Raider non è di certo nonno Castoro che prende gli atleti in braccio e gli racconta la storiella. Siamo tre, Castoro
perché si vocifera di metodi molto duri da parte di Raider nei confronti dei suoi atleti, parole non certo gentili che utilizza e che tende a considerare poco gli atleti che non sono le sue punte di diamante, quelli di seconda fascia, il che non è di certo piacevole per atleti che sarebbero le punte di diamanti supreme incontrastate in praticamente ogni gruppo di allenamento nel mondo, mentre lì si ritrovano come atleti di seconda fascia e quindi poco considerati. Quindi è chiaro che dal punto di vista umano non è la miglior persona del mondo Rana Raider, ma dal punto di vista tecnico qui il discorso cambia e enormemente, perché dal punto di vista tecnico non gli si può dire niente, è un allenatore eccezionale, i suoi atleti hanno sempre risultati enormi, ultimo dei quali per esempio De Grasse nel 2021 campione olimpico. Anche Marco Airale, appunto ex assistant coach di Raider, che è stato con lui per 2 anni, è stato intervistato dal Corriere della Sera e ha detto che comunque, nonostante sia la persona che sia Raider, è un allenatore ottimo, perché ha proprio dichiarato: Marcel da Raider si troverà benissimo, è un tecnico incredibile, preparatissimo, come il suo livello al mondo ce ne sono pochi, uno è Glenn Miles, l'allenatore di Bolt, l'altro è Lance Bowman, l'allenatore di Lyles, proprio per far capire a chi mette in confronto. E quindi capite che paragoni enormi che ci sono, cioè lo mette proprio sullo stesso piano dei migliori allenatori al mondo. Non a caso gli atleti che abbiamo detto prima sono tra i migliori atleti al mondo. Giustamente poi Airale aggiunge anche: però un eccellente coach non è detto che sia la persona migliore. Quindi appare chiaro che ci sono enormi sfumature in questo allenatore. Da una parte abbiamo un allenatore che dal punto di vista umano è pessimo, cioè c'è poco da fare, è pessimo, mentre dall'altro dal punto di vista tecnico è eccezionale, è bravissimo. E ad alcuni ha fatto persino strano le dichiarazioni di Raider, che ha detto che Jacobs potrebbe correre in 9,80 agli europei del 2024 e poi ai giochi olimpici in 9,70. A me sinceramente non appare così strana la cosa, perché semplicemente gli ha detto: oh zio, torniamo agli stessi livelli del 2021, magari leggermente meglio, perché vi ricordo che Jacobs ha fatto 9,80 a Tokyo con un vento che era nullo, era veramente un vento inesistente, bastava un po' di vento a favore e un 9,75, 9,77 lo sparava già lì. E poi se punti a replicarti ai giochi olimpici, per forza devi correre quei tempi, cioè non puoi dire vado ai giochi olimpici, vinco l'oro e faccio in 9,90, o quel giorno lì è sceso anche il diluvio universale, quindi le condizioni sono pessime, oppure non vinci dei giochi olimpici in 9,90. E quindi un conto è sparare dei tempi che fanno sempre notizia, è sempre più sensazionale la cosa, un conto è dire: oh, torniamo alle migliori condizioni che sei mai stato, che erano 2 anni fa, non erano 78.000 anni fa. Non c'erano i mammut quando hai fatto 9,80. E quindi ecco, semplicemente a me non sembra strano, proprio perché gli ha detto alleniamoci bene e il tuo lo fai. In più aggiungiamoci il fatto che Jacobs andrà in Florida, in un centro di allenamento all'avanguardia, con tutti i comfort, con tutte le attrezzature, con fisioterapisti e altre figure che affiancheranno Raider, perché ovviamente non è che un allenatore, per quanto bravo sia, alleni da solo, ma è sempre affiancato da un team, e quindi Jacobs potrà avere il sostegno di una struttura degna del campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4%, e soprattutto, cosa non da poco, avrà atleti del suo stesso calibro in allenamento con lui, cioè lui potrà fare le ripetute con De Grasse, potrà spingere quando è necessario, potrà confrontarsi con altri atleti forti come lui se necessario, e non è da sottolineare la cosa. E poi comunque, come ha detto lui, gli servivano nuovi stimoli. A volte uno cambia allenatore non tanto perché è andata male la stagione, perché hanno litigato i due, ma semplicemente perché a volte la necessità di cambiare è forte, è necessaria per trovare nuovi stimoli, per trovare nuova motivazione, e quindi anche per questo Jacobs ha cambiato. E in più Raider ovviamente è un allenatore Puma, stesso sponsor di Jacobs, il che non è da escludere dalla discussione sul cambio allenatore, perché comunque ricordiamoci che a quei livelli gli sponsor contano tanto, ci sono contratti da tanti soldi, tanti soldi dietro campioni olimpici, e quindi anche questo influisce sulla scelta possibile di un allenatore. È veramente difficile che un tecnico sponsorizzato da Nike, per esempio, possa allenare uno Puma.
Poi ci si può confrontare, possono scendere a compromessi, magari succede, però è difficile. Meglio andare da un allenatore che è già del tuo stesso sponsor e sono tutti più felici e più tranquilli. La vera domanda rimane una: Jacobs ha fatto bene ad andare da Raider? Non si sa effettivamente, lo potremo dire soltanto tra un anno, soltanto a Giochi Olimpici finiti, perché le premesse per far bene ci sono tutte. Raider, Scheiter di nuovo, perché tanto l'ho chiamato in 27 modi oggi. È un super allenatore, di sicuro lo allenerà al meglio, è una delle punte di diamante del roster che ha attualmente Raider e quindi di sicuro sarà molto seguito. E poi ricordiamoci che non dovremo giudicare Jacobs e Raider dalle prime gare, perché c'è tutta una fase di rodaggio, c'è tutta una programmazione dietro. Potremmo dire se questo connubio funziona soltanto a gare finita, stagione finita, quando tutto è calmo, tutto è tranquillo, la programmazione è finita e lì possiamo un po' tirare le somme. E nel mentre speriamo. Ecco, diciamo che l'unica cosa che storce il naso è proprio l'aver scelto un allenatore dall'immagine così compromessa. Vedremo cosa ci riserverà il futuro di questo duo. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia interessato. Mi raccomando, seguite Pillole di Atletica per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video. E mi raccomando, buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Bye bye!